Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Nelirfa e oggi vi parlerò di Sword of Legends. Ora vediamo nel dettaglio tutte le classi e vi spiegherò appunto ognuna che capacità ha in modo da poter scegliere quale classe andare subito a giocare. Questo gioco è ambientato in un universo fantastico fortemente ispirato alla mitologia cinese. Il suggestivo MMORPG propone un sistema di combattimento ad alto tasso di dinamismo, strutturato attorno alla disponibilità di 6 differenti classi, ognuna delle quali è suddivisa in 2 ruoli liberamente alternabili. Lo Spellsword è un elegante combattente che rivestirà il ruolo di DPS, mescolando l'arte della spada a quella della magia. Una classe simile a quella del Red Mage vista in Final Fantasy XIV. A seconda della situazione o del nemico che affronteremo, utilizzeremo le arti della spada o quelle della magia. The Sword Artist è la prima specializzazione per la classe dello Spellsword. Gli anni trascorsi ad allenare le sue tecniche magiche permettono a questa specializzazione dello Spellsword di rimanere fuori dal raggio di azione della mischia. Hanno a disposizione attacchi a distanza con spade magiche e abilità di movimento come il teletrasporto. Blastorm è invece la seconda specializzazione dello Spellsword. Questa maestria consente allo Spellsword di evocare intorno delle lame rotanti, intorno a lui che danneggiano tutti i nemici vicini, con la possibilità di stordirli mentre li finisce con una serie di abilità di spada velocissime e letali. Il Summoner, evocatore, è una classe che vive in armonia col mondo naturale. Proprio per la loro profonda conoscenza di questo mondo, li rende potentissimi alleati in grado di evocare gli spiriti naturali che lo sostengono mentre scatena i suoi potentissimi incantesimi e combatte i suoi nemici. I summoner posseggono grandissime abilità curative che spesso fanno la differenza fra la vita e la morte sul campo di battaglia per lui e i suoi alleati. Questa classe però non si limita solo a questo, è anche in grado di infliggere enormi danni alle unità nemiche se la situazione lo richiede. Ora vediamo nello specifico le 2 specializzazioni. La prima specializzazione per la classe del Summoner è il Nuwa's Blessing, una classe dedicata al supporto degli alleati che vede il Summoner incanalare energie positive dagli spiriti tramite la sua arpa per convertirle in incantesimi capaci di curare le loro ferite e di potenziarne le abilità. La seconda specializzazione è invece Nature's Wrath. Questa specializzazione invece è dedicata al danneggiare pesantemente i nemici dalla distanza, tramite l'evocazione di spiriti che combatteranno al nostro posto in prima linea e altri in grado di infliggere alterazioni di stato e danni dalla distanza. Ora parliamo del Berserker, una classe corpo a corpo armata di possenti spadoni. I Berserker si sentono a loro agio nel pieno della mischia, incutendo paura nei cuori dei loro nemici, brandendo enormi spadoni e attirando l'attenzione dagli avversari per proteggere i propri alleati. Sono anche in grado di evocare un fedele compagno lupo per sostenerli in battaglia. A seconda di cosa richiede la situazione, i Berserker possono scatenare tutta la loro forza, causando distruzione tra le file nemiche oppure incassare i colpi per difendere i propri alleati. E ora vediamo le 2 specializzazioni. La prima è lo Slayer, con la maestria dell'uso degli spadoni si fanno strada tra le linee nemiche a qualsiasi costo, con una serie di attacchi rapidi e brutali. Una particolare abilità dello Slayer gli permette di evocare un guerriero fantasma, con il quale attaccare in coppia il proprio nemico. La seconda specializzazione è del Berserker è chiamata Drunken Master, una classe che usa del vino medicinale appositamente preparato per rendere i suoi movimenti e i suoi attacchi ancora più imprevedibili e selvaggi, donandogli un grande vantaggio in combattimento. Questa può assorbire un'elevata quantità di danni e quindi lo rende un ottimo tank. Lo Spearmaster è un maestro dell'arte della lancia che ha affinato le proprie abilità attraverso lunghi anni di addestramento, diventando così un temibile avversario sul campo di battaglia grazie ai suoi attacchi fulminei. La prima specializzazione è chiamata The General e fa caso di coloro che vogliono infliggere ingenti danni ai nemici. Una particolare abilità di questa specializzazione vede lo Swiss
Una particolare abilità di questa specializzazione vede lo Spear Master scagliare in aria i propri nemici che una volta toccato il suolo vengono incapacitati per un certo periodo. La seconda specializzazione è chiamata The Phalanx ed è pensata per coloro che vogliono rimanere in prima linea e attirare l'attenzione dei nemici per proteggere i propri alleati, quindi si tratta di una classe tank. Il bardo è un colto ed elegante monaco studioso del Zereng Shixia, che contribuì insieme agli altri studiosi a cancellare i demoni dalle montagne del Taihua. Profondamente legato alle forze della natura, il bardo si è trovato a fuggire dalle montagne per scoprire la verità dietro all'arrivo dei demoni e per scagionare Zhengyang, uno studente accusato di aver collaborato con questi. Capace di infliggere grandi danni al secondo, il ruolo del bardo è di supporto curativo e offensivo a distanza tramite le magie e l'uso della sua arpa elementare. Il bardo ha profonda conoscenza musicale, sa creare melodie, capace di curare gli alleati e sconfiggere i nemici tramite il controllo dei suoi potenti poteri elementari. Dissonanza, un attacco a distanza che permette al bardo, grazie a una precisa melodia, di unire gli elementi della natura per decidere quale elemento specifico utilizzare per preparare il scagliare il proprio attacco. Armonia, unendo e manipolando energia spirituale, il bardo può creare magie curative e generare scudi per proteggere i propri alleati da alterazioni di stato e da un'ampia varietà di attacchi corpo a corpo e non. Ultima classe è il Reaper. Come discepoli di un antico clan, i Reaper offuscano i conflitti tra la vita e la morte, usando le loro potenti falci come armi, rastrellando in campo di battaglia come uragani dell'oscurità. Dopo aver dato un'occhiata dietro le quinte dell'ignoto, i Reaper possono manipolare l'energia della vita stessa, risvegliando nuovi poteri nei propri alleati e curando ferite mortali. La loro connessione col mondo delle ombre permette ai Reaper di avvicinarsi di soppiatto ai loro nemici per coglierli alla sprovvista e sopraffarli. Ragazzi, ricorda un po' la figura dell'assassino. Le specializzazioni sono l'occultista, che è la classe di supporto, e l'assassino, come avevo spiegato prima, che è la classe DPS, melee. Dunque ragazzi, dovrei aver chiarito un po' le idee su tutte le 6 classi presenti, in futuro probabilmente ne aggiungeranno altre, per il momento sono queste 6, quindi se avete delle domande fatemele qui sotto nei commenti. Naturalmente cerchiamo di raggiungere come sempre per sostenere questa serie almeno i 20 mi piace e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima!